Buongiorno a tutti quanti. Oggi facciamo un piccolo video con profumazioni marine. Quindi parliamo di profumi di nicchia e profumi che hanno come tema il mare. Ok? Allora, sottolineo sempre il fatto che io non sono un esperto di profumi, ok? Che dopo non so cosa voglia dire esperto di profumi, cioè o sei un tecnico, un chimico, un profumiere da accademia, cioè no, perché si parla spesso di nasi profumieri, non so che cosa significhi, cioè fare un mix e fare un profumo è una cosa, e avere le basi professionali per farlo è un'altra. Comunque, non andiamo troppo sul tecnicismo. Ci sta, sono un essere umano con le mie passioni, con il mio naso, anche se nelle profumerie artistiche di nicchia ci sono entrato da poco, però sono anni che provo centinaia di tipi di profumi anche sulla rasatura tradizionale, quindi un minimo di buon gusto e di naso non mi manca. Avendo anche collaborato con Andrea Bianchi, lui sì, può dire di essere un professionista, visto che comunque crea dei componenti anche per marchi di livello mondiale, quindi lui può dirlo. Io mi limito a godermi la mia passione e a trasmettervi le mie sensazioni ed emozioni. Quindi, allora, partiamo con una profumazione che probabilmente è quella che, parlando di mare, secondo me, è quella che più si avvicina veramente all'odore del mare, quindi di acqua di mare, che parliamo di acqua di sale di Profumum Roma. Quindi io l'ho già testata, provata, riprovata, quindi diciamo che ve ne parlo dopo aver già provato abbastanza bene i prodotti, quindi vi dirò la mia. Lo vado a spruzzare un po' su paillette. Ok, Moet, paillette, sì, ciao, notte, buonanotte e sono adori. Allora, il sale in questo caso la fa da padrona. È un profumo quasi caldo, dico la verità, cioè lo si può usare anche d'estate, perché comunque al di là della profumazione salina si sente che ci sono delle note legnosi, dolci, probabilmente anche qualche frutto, eh, magari frutto rosso. Si sente comunque di componenti che ti danno la sensazione di mare, di acqua salata di mare, magari anche con qualche arbusto che può crescere nelle vicinanze del mare, nella spiaggia magari. È una profumazione veramente ben fatta. All'inizio vi può dare l'impressione di essere molto chimica. A me subito ha dato questa impressione qua, sembrava proprio una schimicata, invece no, non è così. Sicuramente ci sono dei componenti chimici, ma la sua persistenza, anche come dopo comunque rimane nella pelle, perché dura veramente tante ore addosso, perde un pochettino, si smussa quella parte un po' salina e ingombrante che c'è all'inizio e diventa comunque una profumazione molto piacevole e portabile. Quindi sicuramente da provare prima, non da acquistare a occhi chiusi, assolutamente no, da provare prima, ma è una profumazione che sa il fatto suo. Se uno vuole una profumazione tipo questa, che però può anche andare a occhi chiusi, secondo me è proprio il passo giusto per entrare ad avvicinarsi ai marini, secondo me parliamo di Amira. Amira Seawater. Adesso spruzziamo, senza dubbio. Amira Seawater. Allora, perché secondo me questa è la giusta mezza via? Perché è una profumazione che ha comunque una buona persistenza, quindi non parliamo di una profumazione che tu metti e dopo mezz'oretta non la senti più, di quella proprio delicatine che è una profumazione importante, bella tosta, che dura comunque qualche ora
te la porti dietro senza problemi, però a differenza di, ad esempio, Profum Roma o di Pazzaglia, che dopo sentiremo, o addirittura ancora più in là di Orto Parisi, Mega Mare, questa profumazione è comunque la più, probabilmente la più, permettetemi il termine, bilanciata. Cioè nel senso che non spicca troppo il sale, non spiccano troppo le alghe, cioè non spiccano quelle note che a certi nasi potrebbero essere veramente fastidiose o al limite del sopportabile. Io le adoro, questi qua li adoro tutti, quindi per me non è un problema, anzi preferisco quasi gli estremi, quindi quando ho voglia del salato, quello, quando ho voglia dell'alga, del salmastro, l'altro, quindi preferisco quasi gli estremi, una cosa mia. Però questo è quello che secondo me più, tra l'altro 50 euro, 100 ml di extract parfum, direi che anche il prezzo aiuta. È veramente tanta roba sta profumazione qua. Appena spruzzato su Moyette, a me mi ricorda immediatamente Mega Mare, ve lo dico proprio sincero, però 10 secondi dopo cambia. Mega Mare rimane boom, una bomba atomica e rimane su quella nota lì di alga secca al sole, quindi bella, importante, un salato ma molto molto vegetale scuro. In questo caso qua, quella parte lì salmastra se ne va un po' e c'è una leggera nota salina ma molto leggera, delle note verdi, delle note sì che ricordano l'ambiente di mare, però in una giornata abbastanza calda dove non c'è niente che spicca, cioè sai che sei al mare, è piacevole, però non c'è niente che dà fastidio, non c'è quella nota di troppo sale, non c'è quella nota troppo salmastra o marina, è un mare calmo, rilassante, solare, veramente molto piacevole. Dopo andiamo su una profumazione che personalmente, adesso vi dirò la mia, Goa di Rajani o Rajani. Io mi chiamo Jared, quella di lunga, si può dire Jared o Jared, dipende dal paese, quindi diciamo Rajani o Rajani. Se fosse in italiano andrebbe bene anche Rajani. Allora, profumazione anche questa abbastanza persistente, nel senso che qua sono tutte profumazioni comunque che hanno una certa durata, non c'è niente qua al di sotto delle 3-4 ore tranquille, fino ad arrivare a Mega Mare o anche Black Sea di Pazzaglia, che anche Profum Roma comunque, che anche 10 ore, anche molto di più. Allora, questa qua, tra tutte, io personalmente, portate pazienza, lo so che molti dicono che sulle profumazioni non esiste tanto il femminile o il maschile, invece io sono di un'altra idea. Ci sono quei caratteri estremi femminili che magari si può mettere anche Stercus, e il carattere più femminile di un maschio magari si può mettere anche una rosa, quel mughettino, cioè nel senso, ci sono gli estremi di tutto, però, boh, personalmente, secondo me ci sono dei profumi che stanno bene su un uomo e profumi che stanno bene su una donna. Questa è la mia idea. Questo io lo sento purtroppo molto femminile. Mia mamma, mia moglie dicono che è troppo forte, troppo invadente, che probabilmente lo sentono più su un maschio, quindi anche lì diventa veramente molto una percezione, probabilmente anche personale. Tra tutti è quello probabilmente dove io personalmente riesco a distinguere meno i componenti che sento all'interno, cioè è una profumazione che si sente che è marina, ozonica, ma che non mi fa dire sento la nota salata, sento questo, sento quello, neanche bilanciato, cioè sento, mi ricorda un ambiente fresco e ozonico, ma non proprio il mare direttamente. Ecco, questa è un po' la mia sensazione. Quindi sì, una profumazione fresca, una profumazione
assolutamente per me estiva in questo caso, anche una sera estiva ci può stare, bella fresca, sicuramente ci sono delle note verdi, però non mi sento di caratterizzarlo proprio con il mare, perché non sento né proprio delle note salate, non sento neanche delle note salmastre o delle cose proprio che mi ricordano direttamente il mare. Però questa probabilmente è la profumazione invece che più porterei se magari vado al mare. Ecco, non so se mi spiego, perché non vado a riprendere delle note che sento già intorno a me. Porto una freschezza in un ambiente comunque caldo, in un ambiente dove uno ha bisogno di godersi l'ambiente, ma di portare anche un po' di freschezza, ok? E questo secondo me è quello, tra virgolette, che porterei di più quando vado al mare. Invece le altre me le metterei quando cerco di ricordarmi o provare il mare e glielo porto io il mare dove vado, dove mi muovo, negli ambienti in cui mi pongo. Questa è la mia idea, per carità, ognuno può pensare come vuole. Adesso passiamo ai Pazzaglia. Ok, passiamo ai Pazzaglia. Io ho Black Sea e Dream Sea. Adesso vi farò ridere, però è così. Passiamo a Dream Sea, che è quello che mi ha lasciato un po' più così. Eccolo là. Allora. Vi dico la sincera verità. Io quando provo, vi dico le mie emozioni, vi dico quello che io sento, raramente ho spulciato, guardo le note nelle piramidi e tutto, perché quando leggi sei per forza fuorviato da ciò che leggi. Cioè, se io leggo questo, dopo le devo sentire quasi per forza perché ci sono, le leggo. Quindi a me piace raccontarvi, trasmettervi quello che io sento quando lo spruzzo, le emozioni, quello che io provo, come la vedo io. Dopodiché, ragazzi, fate presto nome, guardate la vostra piramide e fate le vostre. È inutile c'è che io legga una piramide e dopo io ci sento altre cose, magari io le vivo in modo diverso. Io quindi vi dico le mie sensazioni, dopodiché le piramidi olfattive e tutto magari sono presenti nel web, ve le guardate e dopo magari più in là, quando decido magari di approfondire perché mi piace una profumazione, allora magari guardo anche le note, vado oltre, però quando testo i profumi su di me mi piace più possibile capire da me e spiegarvi quali sono le mie sensazioni. Allora, questo è un mare che è perché leggo che è scritto mare, ma altrimenti più che mare a me mi ricorda. Allora, sento anche qua la nota ozonica, ok? Che non per forza è mare, ok? Quindi nota ozonica, sì, è una nota che ti ricorda l'acqua, ok? Che ricorda l'ambiente, tra virgolette, marino, però più che altro io qua ci sento delle note agrumate. Delle note agrumate un po' chimiche, ma chimiche in un senso quasi piacevole. A me questa qua, soprattutto sulla mia pelle, dopo che si stabilizza un attimino, che va via le note iniziali, a me mi ricordano, non so se vi ricordate, probabilmente ci sono ancora in qualche bar, che buttavi dentro o le 500 lire o i 50 centesimi, un euro, ci sono quelle gomme tonde da masticare per i bambini, tutte colorate. Ecco, a me mi ricorda quel profumo lì, c'è proprio quel limone, quella frutta un po' chimica, ok, però piacevole e buona che ti attira, ti fa voglia di usarla e mangiarla. A me mi ricorda quella roba lì. Mi ricorda veramente tanto quelle gomme lì. È sicuramente il più, tra tutti, probabilmente il più piacione, ok? Quello che secondo me anche a una donna potrebbe strizzare un po' più l'occhio perché ci sono queste note dolci, agrumate dolci che lo rendono sì fresco, frizzante, giovanile. Ecco, giovanile, un ragazzo giovane, questo qua se lo porta la sera, lo porta in giro e ti dà proprio una sensazione di gioventù, di freschezza, ma nello stesso tempo c'è anche quella dolcezza che rende, che è sicuramente di attrattiva per una donna, secondo il mio parere. Profumazione buona, piacevole, ma che personalmente
è fuori il mio standard. Quindi andiamo oltre. E andiamo a Black Sea. Ecco, questa è una profumazione che mi ha veramente, veramente colpito. Mi ha veramente colpito. Allora, si sente il mare? Sì, qua si sente il mare. Qua un mare bello scuro, un mare nero, un mare veramente, veramente scuro, un mare di notte, un mare di sera. Io ci sento, se su Megamare di Orto Paresi ci possono essere delle note che mi ricordano anche un po' la liquirizia, ma il bastone della liquirizia, quindi la radice di liquirizia, io qui ci sento la liquirizia nera, cioè proprio la liquirizia pura, quelle tipo caramelle di liquirizia pura che si acquistano, tipo delle amarelli, quelle cose lì. Io ci sento una nota di quella liquirizia lì, che rende la profumazione, sì, da un lato c'è quella nota bella fresca, marina, persistenza mostruosa, c'è questo qua veramente per ore e ore ve le portate dietro. Il bello è che questa nota di liquirizia, io adoro quel tipo di liquirizia lì, eh, lo rende, lo rende buono non solo olfattivamente, ma buono anche quasi che ti verrebbe voglia di assaggiarlo, di ciucciarlo, ti viene quella sensazione lì, quindi eh, capisco perché abbia avuto e abbia un ottimo successo, sia per la persistenza enorme e sia perché c'ha, secondo me, questa nota un po' liquiriziosa che attira. Ci potrebbero essere anche qua, secondo me, di frutti rossi, che danno anche un po' dolce, ma più che altro quasi un acidulo, un dolce acidulo. Una gran bella profumazione, veramente. Tra i marini questo è... Tra il salino, che comunque anche il sale, liquirizia e sale stanno bene insieme. Ci sono delle note, secondo me, che stanno veramente bene insieme. Quindi è saggiamente composta come profumazione. Difatti, quando la indossi, a me fa stare bene. E dopo passiamo a quello che per me era indiscusso, cioè potete raccontare tutto quello che volete, ma per me era indiscusso. È talmente estremo che non è per tutti, non è assolutamente per tutti. Io capisco che non è per tutti e ci sta, anche perché la profumazione è veramente di una potenza che raramente si vede in giro e si sente in giro, si sente più che si vede. Ecco qua io sì, ci sento un po' quella nota di liquirizia, però a me mi ricorda il bastone di liquirizia, di quella radice della liquirizia. Però le note che si sentono di più qua è salmastra, è una nota veramente di alga, cioè l'alga che si può seccare nelle rocce, negli scogli, al sole, che ti dà quell'odore veramente forte, salato, verde, penetrante, liquirizioso, è veramente di una potenza mostruosa e ragazzi vi si attacca alla pelle, al corpo, ai vestiti e tutto, non vi lascia più, questa è una profumazione mostruosa. Ecco, io, per me è uno dei profumi migliori che ho, Marino, è qualcosa di spettacolare, sempre tutte profumazioni, forse la Mira è l'unico che potrei dirvi a occhi chiusi, provatelo e prendetelo, tutti gli altri, o anche forse un po' Dream Sea, però sicuramente la Mira è quello più che potete andare a occhi chiusi, secondo me, tutti gli altri vanno provati assolutamente prima, soprattutto Megamare proprio, e anche Profumo Roma, secondo me vanno assolutamente provati perché sono estremi, ma ragazzi miei è qualcosa di spettacolare. Adesso capisco, tanti lo hanno acquistato, tanti lo provano e quindi quando una cosa, anche se è buonissima, ce l'hanno in tanti, diventa meno ricercata, però in realtà ragazzi è innegabile che sia una bomba atomica. Io lo adoro veramente alla follia. Ecco, portarlo quando è tanto caldo in una giornata con 40 gradi no, perché veramente vi può dar fastidio, cioè è come, cioè, ad esempio il profumo del pesce ci sta al mare, ma se voi è caldo da morire lasciate un pesce fuori morite, cioè certe profumazioni, un'alga è buona, ma se voi
ci sono 40 gradi e mettete il naso sopra un'alga secca sopra gli scogli che si sta asciugando, che cioè, vi fa morire. Quindi certe profumazioni del mare ve le apprezzate la sera, ve le apprezzate quando è più fresco, quando è quasi primavera, autunno, inverno, più che in estate piena. C'è questo, con 40 gradi ci lasciate le penne, secondo me, quindi è veramente da provare a gustare nel momento adatto, ecco. Questo è il mio punto di vista. Bene ragazzi, dai, abbiamo fatto una piccola carrellata, vi ho detto la mia sui profumi marini. Se dovessi fare una mia classifica personale, molto probabilmente farei il Mega Mare numero 1, pari merito Black Sea Profum Roma, perché sono tutti e due, secondo me, a quel livello lì, diversi, ma sono a quel livello lì, e quindi entrambi me li godrei nello stesso modo. Dopodiché metterei Amira, per la sua versatilità e comunque per la sua bontà. Metterei Dream Sea al primo, secondo, terzo, quarto posto, e l'ultimo, che purtroppo a me proprio non mi ha preso per nulla, nel senso che secondo me, sì, su una donna, ma anche magari sopra i 40-50 ci può stare bene, un uomo io non ce lo vedo, mi dispiace, che è Goa di Rayani. Questa è la mia classifica, le mie idee sui marini, e ragazzi miei, buon divertimento, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!